Buongiorno ragazzi. Buongiorno, sì. Che ore sono? Ma che ore sono cosa? Ma sono le 6:40. E dove si sta andando? A fare colazione. Ti vedo provato, Bosius. Dai, perché ho dormito troppo. Non sono abituato a dormire così tante ore. Ma veramente? Se dormivo una giusta quantità di ore tendente ai troppo. Infatti vedi, 4 ore sono troppe. Uno dovrebbe dormire un'ora e un quarto, un'ora e 20 al giorno e basta, via. Sì, abbiamo dormito il giusto, abbiamo incollato, abbiamo lavorato. Comunque contestualizziamo, stiamo andando a Pietrasanta per una gara libera che si preannuncia molto fredda, moltissimo fredda. Sì, troppo. Parecchio. Tantissimo. E niente, ieri siamo stati a provare e c'è stato anche un po' di difficoltà, ma dai, tutto sommato alla fine l'abbiamo sgabellata bene. Bosi invece no, andava forte, porca Eva. Sì, dai, sono divertito, devo dire la verità. E niente, stamani vediamo un po'. No, a parte gli scherzi, la macchina andava veramente bene, abbiamo fatto anche alcune piccole modifiche sul setup, messo le molle gialle e niente, vediamo che cosa succede oggi. La gara è abbastanza buona, nonostante sia una gara libera, perché pensate ci sono ben 4 expert, quindi è un test abbastanza importante, 4 expert me compreso, e comunque c'è Tescione e Gabrielli che insomma sono due che gas gliene danno parecchio. Ora ci dirigiamo in quel di Pietrasanta, ma non prima di aver tentato di fare una buona colazione, e qui il bar potrebbe anche essere chiuso. No, è aperto. No. È chiuso, Gigi? No. Ma come si fa alle 6:40 a essere chiuso? Non lo so. Ma dai, guarda, vabbè, non c'è nessuno, ma La strada è deserta. È chiuso ragazzi, anche la colazione è saltata. Momenti sempre più difficili per il nostro Bosi nazionale. Eccoci arrivati in pista ragazzi, non sono neancora le 7:40 e già gli elettrici stanno girando. La pista è umida ma neanche quanto ci si possa aspettare, quindi beh, aspettiamo che ci diano il via e facciamo 2 o 3 prove anche noi. Sì ragazzi, stavo per partecipare alla mia prima gara con un automodello diverso da quello che avevo usato nei 14 anni precedenti. Ero emozionato, non sapevo cosa potessi aspettarmi e speravo di fare il meglio possibile. E così partiamo per la prima qualifica. E la prima qualifica di tutta la mia era con HB Racing non poteva finire in un modo migliore, in quanto siglo subito una favolosa TQ. Ero veramente molto contento di aver esordito in questo modo con il mio nuovo sponsor di automodelli, ma ancora la gara era tutta da completare, mancavano ancora 2 qualifiche e ovviamente la finale. Quindi andiamo verso la qualifica 2. Piove ragazzi, e è un macello, abbiamo fatto solo una qualifica e piove. Porca vacca. La prima qualifica era andata bene, molto bene, avevo fatto la TQ. Vediamo adesso come si snocciola la gara. Qua praticamente diventa tutto scivolosissimo, guardate. È un casino. Bosi ha corso e una botta e via. una botta. Una botta? Non ha guidato male.
Seconda manche ragazzi, ha piovuto, è cominciato a piovere e dalla manche, 2 manche precedenti la mia, e sotto l'acqua proprio pesante la nostra macchina andava leggermente più piano, quindi abbiamo chiuso in seconda posizione, buono, ma abbiamo chiuso secondi a causa di alcuni errori di un pilota che mi precedeva, non so se era Gabrielli, no, era Tescione, che come passo e come velocità andava più di me, e quindi niente, abbiamo chiuso secondi. E vediamo nella terza cosa succede, speriamo che smetta di piovere completamente, si riasciughi la pista e tornino le condizioni della prima hit dove abbiamo fatto la TQ. Avete visto ragazzi, la qualifica 2 non è andata come avrei sperato che andasse, comunque ho siglato il secondo tempo assoluto e credo che la mancanza di performance in questa qualifica sia da attribuire alle molle della frizione un po' morbide per correre con così tanta acqua. Avevo infatti 3 molle da 0,9 mm e probabilmente avrei dovuto mettere qualcosa di un po' più aggressivo per correre sul bagnato. Ma ovviamente non c'era materialmente il tempo perché, come avete sentito, ha iniziato a piovere 2 qualifiche prima che io partissi e quindi era impossibile fare qualunque cosa. Terminata la terza manche ragazzi, TQ clamorosa, la macchina andava veramente forte, è uscito anche un po' di sole e la macchina era veramente impressionante. Tra l'altro anche sul best lap, come vedete, sono riuscito a scendere sotto il muro dei 33 secondi e non c'era riuscito nessuno, e quindi sono contento. Insomma, il feel della gara è importante, Gabrielli e Tescione sono 2 ossi molto duri e quindi sono molto contento. Adesso vediamo cosa succederà in finale, parto primo con il numero 1 e niente, vediamo la finale. Gara finita ragazzi, purtroppo al terzo giro si è rotto il servo dello sterzo e non ho potuto portare a termine la finale. Mi ero già accorto dai 3 minuti dalla partenza perché la macchina a sinistra non girava più e quindi ero veramente in difficoltà e ho detto vabbè, sarà cambiata la pista, sarà successo qualcosa, non lo so, stavo pensando a cosa poter fare nei 3 minuti a via, poi alla fine ho detto no vabbè, lascio tutto così perché dopo tornerà forse l'umido, la finale era intorno alle 1 e probabilmente ho detto sarà un periodo transitorio, in realtà poi via via che passava il tempo peggiorava e al secondo giro sono addirittura finito fuori dalla pista nel salto dopo il rettilineo e proprio perché la macchina non girava e al terzo giro mi ha abbandonato definitivamente. Mi dispiace perché sinceramente eravamo molto competitivi e le qualifiche sono state favolose, andavamo veramente bene. Non so quanti in questa pista sono riusciti a girare in 32, ma soprattutto non so quanti in questa pista sono riusciti a girare in 32 con una situazione di umido in questo modo, quindi sono veramente contento di tutto il pacchetto. La macchina praticamente ha lo stesso setup della prima prova, del primo test, quando sono andato nella pista di Buggyland, che è una pista velocissima. Ho cambiato soltanto le molle anteriori mettendo le gialle al posto delle oro, quindi della macchina sono veramente contento e niente, mi dispiace di non aver portato a casa un ottimo risultato in finale perché c'erano sinceramente le potenzialità. Beh ragazzi, avete visto com'è andata? Ho fatto soltanto 3 giri in finale e il servo dello sterzo ha deciso di lasciarmi a piedi, però sono veramente contento e alla luce del video della settimana scorsa dove veniva presentata la D8 World Spec mi sento di dire senza peli sulla lingua e con estrema trasparenza che la piattaforma D819 RS è ancora più che performante ragazzi, anzi sotto certi punti di vista non pecca di possibili difetti di gioventù e comunque di setup particolari da dover sviluppare sulla nuova piattaforma. Credo che il board HB Racing abbia fatto molto bene a mettere in commercio le parti prima
dell'automodello, in quanto così facendo gli affezionati del marchio HB Racing acquisteranno queste parti e tutti insieme lavoreremo per sviluppare un setup e per accorgerci di eventuali problemi o di eventuali mancanze, così che al momento dell'uscita del kit si potrà avere un kit pressoché perfetto, esattamente come era la D819 RS. Quindi ragazzi, io sto continuando a distribuire tantissime D819 RS, consiglio comunque a chi si approccia per la prima volta al mondo HB Racing di partire con questa piattaforma, perché è una piattaforma sicura, perché è una piattaforma ultra performante, perché è una piattaforma semplicissima da guidare, che si adatta perfettamente ai nostri tracciati e avete visto in soli 2 giorni di test cosa sono riuscito a fare io contro avversari che sinceramente nell'anno passato mi avevano sempre battuto. Ovviamente non posso dire di aver battuto nessuno in quanto non ho fatto la finale, ma come sapete io sono una persona molto limpida, molto trasparente. In tanti miei video avete sentito che nonostante magari abbia avuto un risultato migliore di qualcuno, ho detto chiaramente che non me lo sono meritato, quindi ritengo di essere una persona abbastanza obiettiva e abbastanza trasparente, e questa volta mi sento di dire che credo che se fossi stato in pista per tutta la finale avrei potuto sicuramente lottare per la vittoria fino all'ultimo giro. Mi sentivo veramente bene, la macchina andava veramente forte, guidavo con semplicità e quindi ragazzi, che cosa posso dirvi? Posso dirvi di continuare a credere nella piattaforma di 819 RS anche alla luce del fatto che si trova a un prezzo di mercato relativamente vantaggioso, quindi chiunque abbia voglia di provare una piattaforma HB Racing al momento è la soluzione ideale partire con la D819 RS e sarete sicuri di non avere comunque vada una macchina che si trova su un piano inferiore rispetto ad altri automodelli. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete tantissimi like che aiutano l'algoritmo di YouTube a farmi prevalere nelle ricerche e mi raccomando condividete il video, commentate se avete domande, quesiti, volete sapere qualcosa di più rispetto alla D819 RS, qualunque tipo di domanda vi viene in mente scrivetelo sotto nei commenti e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!